Ciao a tutti e bentornati sul mio canale di fisarmonica. Torniamo a parlare di mano sinistra. Oggi andiamo a vedere la scala minore con i bassi della fisarmonica. Un po' di tempo fa avevo fatto uscire un video dove spiegavo la scala maggiore. Se volete vedere il video lo trovate in questa scheda. È la spiegazione proprio di tutta la scala maggiore con la mano sinistra, quindi con i bassi proprio della mano sinistra, basso per basso, quindi senza utilizzare gli accordi, solo la nota di basso. Oggi andiamo a vedere la stessa cosa ma con le scale minori. Andremo a vedere le scale minori armoniche e melodiche, come abbiamo visto anche sui miei corsi o comunque anche qui sul canale. C'è la playlist di tutte le scale, anche questa la potete trovare in questa scheda, quindi troverete tutte le tonalità di scala, insomma come vengono costruite, c'è la spiegazione scala per scala, e andando a vedere appunto le scale minore, armonica e melodica sono due scale diverse, si differenziano per una alterazione. Adesso passiamo allora a vedere entrambe queste scale con la mano sinistra, avvicinando un po' la nostra fisarmonica. Siamo pronti, allora cominciamo a vedere la scala sulla tastiera della mano destra. Una volta che la vedremo a destra, la vedremo di conseguenza anche a sinistra. Iniziamo dalla scala minore armonica. Se ancora non ve la ricordate bene, la scala minore armonica prendiamo sulla tonalità di Do, quindi la scala di Do sappiamo che è tutta sui tasti bianchi. Di conseguenza, questa è la scala maggiore, la relativa minore del Do sappiamo che è La minore, quindi avremo la scala di La minore che non possiede alcun tasto nero. Andiamo a vederla. Ok, c'è un tasto nero in realtà, però questo tasto nero è quello che è tipico della scala minore armonica, quindi sappiamo che la settima nota sulla scala armonica, la settima nota va alterata, di conseguenza avremo un Sol diesis, quindi tutti i tasti bianchi, Sol diesis, e arriviamo all'A col mignolo e poi torniamo indietro, anche qui c'è il Sol diesis. Benissimo, quindi abbiamo la successione La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol diesis, La, l'unico diesis sul Sol. Andiamo adesso a vedere invece a sinistra come si fa a fare questa scala. Abbassiamo leggermente così riusciamo a vedere meglio. Allora, questa scala, innanzitutto comincio dicendo che la scala maggiore che avevo spiegato l'altra volta, che sarebbe questa, ve la faccio solo vedere velocemente perché se volete c'è sempre il video che potete andarvi a rivedere. Ecco, questa era la scala maggiore e avevamo potuto constatare che a prescindere da dove ci troviamo con la mano, quindi anche se non ci troviamo sul Do ma ci troviamo sul Sol, possiamo con lo stesso identico movimento possiamo fare la medesima scala a prescindere dai diesis che possiede, quindi anche una scala molto difficile come può essere la scala di Fa diesis, ecco questa che è molto in su, ecco, anche questa scala, nonostante ci siano i diesis, abbiamo il vantaggio che a sinistra possiamo fare sempre lo stesso movimento e la scala riuscirà sempre precisa, perfetta. La stessa cosa avviene per la scala minore, quindi riprendendo la scala che abbiamo visto a destra di La minore, andiamo a vedere un po' come si fa e sappiamo che una volta imparata questa scala possiamo facilmente ribadirla su qualsiasi scala minore esistente. Allora, come si fa la scala minore? Partiamo proprio con il La, quindi andiamo a vedere La minore. Prendiamo ovviamente non il La e non quello della seconda fila di bassi, quello solito, che sarebbe questo,
ma andiamo a prendere un contrabbasso. Quindi ci dobbiamo spostare sulla prima fila e che contrabbasso andremo a prendere? Il La è il contrabbasso del Fa. Quindi andiamo a trovare prima il Do, ci spostiamo sul Fa, che è questo, e andiamo con il mignolo a suonare il contrabbasso di Fa. Se il Fa lo troviamo qui, il suo contrabbasso sarà leggermente più verso l'interno, verso il mantice, diciamo, e sarà sulla prima riga. Questo è il La con il mignolo. Una volta preso il La con il mignolo, ci ritroviamo a posizionare le altre dita tutte sulla prima fila di bassi. Rispettivamente ogni dito deve avere un pulsante e sul terzo dito, sul medio, ci troveremo ad avere il Si. Abbiamo il Si perché il Si è il contrabbasso di Sol. Quindi rispettivamente contrabbasso di Fa e contrabbasso di Sol. Queste sono le prime due note. Una volta fatte queste, quindi mignolo medio, andiamo a chiamarle anche per numeri che andiamo meglio, quindi 5 3, abbiamo il 4 sul Do, quindi questo insomma è facile perché il 4 è proprio sul Do che è la nota di partenza, La Si Do, poi 2 sul Re normalissimo e abbiamo fatto 4 note. Quindi La, Si, Do, Re. Adesso cos'è che facciamo? Semplicemente spostiamo il quarto dito dal Do e lo spostiamo sul Mi, contrabbasso di Do. Qui non è così difficile perché il 4 ce l'abbiamo già sul Do, dobbiamo solamente spostarlo sul suo contrabbasso di Do sempre. Contrabbasso di Do, sappiamo che è Mi, poi i contrabbassi non sono facili da memorizzare, comunque anche lì sempre sul corso del quarto anno potete trovare insomma tutto ciò che serve per imparare a fare questi contrabbassi. C'è anche un libro fatto apposta per imparare i contrabbassi. Se volete comunque trovare il video del quarto anno di fisarmonica lo trovate sempre insomma nel video della scheda. Adesso una volta fatto il Mi andiamo a concludere la scala, ci mancano 3 note, quindi ci manca Fa, Sol e La. Attenzione che adesso arriva un po' il difficile. Andiamo a rivedere, abbiamo La con il mignolo, Do, Re, Mi contrabbasso di Do. Adesso attenzione che con il mignolo andiamo a suonare il Fa. Quindi 4 su contrabbasso e mignolo sul Fa normale. Eccoci qua. Adesso, questo è il difficile, dobbiamo col secondo dito dobbiamo prendere questo bassettino. Ma che basso è questo? È un Sol diesis. È il contrabbasso di Mi. Ecco, questo è veramente difficile, attenzione perché per andare meglio col mignolo sul Fa cercate il basso di Mi col secondo dito. Una volta trovato il basso di Mi prendete il suo contrabbasso. Perché facciamo questo? Perché il basso di Mi è abbastanza facile da beccare dal momento che il Mi nella maggior parte delle fisarmoniche possiede la testa diciamo un po' ruvida, quindi essendo più ruvido degli altri, un po' come il Do, lo trovate subito. Una volta fatto il Fa col mignolo dovrete prendere questo contrabbasso di Mi che sarebbe il Sol diesis. Una volta fatto il Sol diesis torniamo a prendere il La contrabbasso di Fa. Ok, sembra un po' difficile, andiamo a rivedere. Partiamo dal La contrabbasso di Fa, contrabbasso di Sol, Do normale, Re, Mi contrabbasso di Do, Fa normale col mignolo, cerchiamo il Mi e prendiamo il suo contrabbasso, Sol diesis, e contrabbasso di Fa nuovamente col mignolo. Quindi il mignolo che era sul Fa lo spostiamo sul suo contrabbasso. Ecco, dovreste avere questo effetto.
Eccolo qua. Una volta arrivati al La, per tornare indietro basta fare la marcia inversa, quindi abbiamo La contrabbasso di Fa, contrabbasso di Mi, Fa normale, contrabbasso di Do, Re normale, Do normale, Si contrabbasso di Sol e infine nuovamente La contrabbasso di Fa. Eccolo qua. Andiamo a vedere l'andata e il ritorno. E questo era il La minore. Armonica, se lo volete fare in altre tonalità, stesso identico movimento, ad esempio partendo dal Mi, abbiamo il Mi, quindi Mi minore armonica, stesso movimento 5-3, 4-2, 4-5. Ecco che facendo lo stesso identico movimento lo potete fare su qualsiasi tonalità. Sembra difficile, è difficile, quindi va imparata con calma, però sappiate che una volta imparata appunto la potete fare come e dove volete. Adesso andiamo a vedere invece la scala minore melodica. La scala minore melodica la vediamo prima come sempre con la mano destra, quindi abbiamo ad esempio adesso partendo sempre, invece di partire dal La, andiamo a partire magari dal Mi, così si vede. Quindi la scala melodica ricordiamo che possiede due alterazioni, quella sulla sesta e quella sulla settima nota. Quindi andiamo un po' a vederla. No, partiamo da questo La, che così siamo sempre in La minore. Facciamo La minore melodica. Ecco, vedete che ho fatto due tasti neri. Questi due, quindi Fa diesis, Sol diesis. Poi come possiamo insomma ricordare dalla melodica, l'andata è diversa dal ritorno, quindi il ritorno è senza alterazioni, quindi al ritorno non abbiamo tasti neri, all'andata abbiamo due tasti neri. Tutto il contrario della scala armonica, perché la scala armonica abbiamo un solo tasto nero sia all'andata che al ritorno, ed è uguale all'andata e al ritorno, specchiata diciamo. Melodica abbiamo 2 diesis all'andata, 0 diesis al ritorno, e questo vale per tutte le scale armoniche melodiche. A parte i diesis che ci sono in chiave, abbiamo sempre questi 2 diesis che si comportano in questa maniera. E quindi rivediamo la destra per poi vederla a sinistra. Ok, quindi tutti bianchi salvo Fa diesis, Sol diesis all'andata. Vediamo adesso a sinistra. A sinistra è simile diciamo, alla minore armonica, bisogna solo fare un paio di cose diverse. Ripartiamo dal nostro solito La. Quindi contrabbasso di Fa, troviamo il Fa, contrabbasso di Fa, sappiamo che è La. Andiamo sempre a fare contrabbasso di Fa e contrabbasso di Sol. Ok? Come prima 5-3. Poi come prima 4-2 Do Re. Prendiamo sempre come prima il contrabbasso di Do. Ecco, adesso attenzione che cambia, quindi le prime 5 note sono uguali, questo perché alla sesta abbiamo l'alterazione che prima non c'era. Quindi rivediamo le prime 5 note: La, Si, Do, Re, Mi contrabbasso di Do. Ok, attenzione che ora bisogna allargare il terzo dito e andare a suonare questo Fa. Perché andiamo a suonare questo Fa? Perché è un Fa diesis. Prima avevamo il Fa normale, adesso ce l'abbiamo diesis. Dove si trova il Fa diesis? Si trova sul contrabbasso di Re. Quindi ce l'abbiamo qui, dobbiamo allargare, invece che avere
un ditino per ogni pulsante. Questa volta dobbiamo saltare un pulsante, quarto dito sul Mi, contrabbasso di Do, e terzo dito sul Fa diesis, contrabbasso di Re. Ci troviamo a saltare il bassettino di Si, che sarebbe il contrabbasso di Sol. Secondo dito andiamo ancora ad allargare, eccolo qua, quindi abbiamo contrabbasso di Do, contrabbasso di Re e contrabbasso di Mi, che sarebbe come prima. Questo è sempre il Sol diesis di prima. Lo troviamo sempre col 2, se sentite di fianco trovate il tasto ruvido, il pulsante ruvido del Mi. Infatti questo è proprio il suo contrabbasso, il Sol diesis. Rivediamo quindi, abbiamo contrabbasso di Fa, contrabbasso di Sol, Do e Re normali, contrabbasso di Do, contrabbasso di Re, contrabbasso di Mi e nuovamente contrabbasso di Fa, che sarebbe il nostro La, quello di partenza. Ecco, quindi la scala all'andata, quindi in salita viene così. Attenzione che dopo questo contrabbasso dobbiamo tornare a suonare il contrabbasso di Fa, potrebbe non essere automatico il movimento. Attenzione che questa scala ha un piccolo problema, e cioè che a tornare indietro, come abbiamo visto prima, è diversa. Non è come all'andata, quindi dal momento che prima era scala armonica potevamo tornare indietro e poi ripetere il movimento all'incontrario. Ecco, come anche accadeva per la scala maggiore, che abbiamo stesso movimento all'andata e al ritorno. Questa volta non è così, la scala melodica possiede al ritorno 2 B quadro, quindi le alterazioni non ci sono più. Quindi andiamo a studiare anche il ritorno. L'andata l'abbiamo vista. Allargamento. Una volta arrivati a questo contrabbasso di Fa, questa volta togliamo il dito 2 dal contrabbasso di Mi, torniamo col terzo dito sul Sol normale. Quindi io parto sempre dal mignolo sul contrabbasso di Fa, Fa, scusate, Fa e contrabbasso di Fa. Terzo dito sul Sol normale, poi Fa normale col mignolo, spostiamo dal contrabbasso, andiamo sul Fa, ok? Poi quarto dito contrabbasso di Do, Re normale, Do normale, contrabbasso di Sol e contrabbasso di Fa. Ecco, se sono andato un po' troppo veloce, lo rivediamo. Contrabbasso di Fa, Sol normale col terzo dito, dovete allontanarvi dal mantice, andare a girare un po' la mano e prendere il Sol col 3. Adesso allontanate anche il mignolo, Fa normale col mignolo, avvicinate il quarto dito al contrabbasso di Do, quindi La, Sol normale, Fa normale, Mi contrabbasso di Do, Re normale col 2, Do normale col 4 e alla fine torniamo sui contrabbassi, contrabbasso di Sol e contrabbasso di Fa nuovamente. Eccolo qua. Ok, poi se lo volete ancora rivedere, tornate indietro con il cursore del video e lo riguardate, se volete vederlo lento. Io adesso lo faccio man mano, faccio tutte le note di fila, andiamo a vedere la salita e la discesa di questa scala. Quindi partendo da là abbiamo la salita,
allargamento e poi il ritorno. E così si chiude anche la scala melodica. In questo video siamo andati a vedere ben due scale perché quelle che si vedono più di frequente sulle scale minori sono appunto le scale minore armonica e minore melodica. C'è un po' più di lavoro sulla melodica perché appunto la scala è diversa dall'andata rispetto al ritorno. Andiamo allora avanti verso la fine del video. Benissimo, anche questo video allora è giunto alla conclusione. Ci vedremo come sempre con uno dei miei prossimi video qui sul canale.